Bentornati a Baita Tour, siamo già al terzo episodio, incredibile come vola il tempo. Sembrava ieri quando avevo iniziato questa serie e siamo già al terzo episodio e molti altri ne verranno, si spera. Allora, oggi andremo un po' più in là, andiamo in un'altra valle, in una valle laterale della Valsesia, la Val Mastallone, a trovare un simpatico signore svizzero che da qualche anno sta risistemando una baita in una zona decisamente di difficile accesso, ma con una vista spettacolare. Questo signore si chiama Peter. Sono in contatto con lui già da diverso tempo, ogni tanto ci scambiamo qualche messaggio, qualche parere. Peter è molto gentile e mi dà anche delle volte dei consigli. E questo è il bello anche di questa community che si è venuta a creare di proprietari di baite, ma non solo, per appunto anche scambiarsi dei consigli. Ho pensato di andare da Peter inizialmente a piedi, ma poi la cosa diventa un po' troppo lunga e quindi ci andremo inizialmente in macchina e poi faremo la strada che fa lui per arrivare alla sua baita. Quindi si parte, è un viaggio un po' lunghetto. Eccomi in marcia in direzione dell'Alpe Vegliana. La giornata è partita un po' così, è partita con una zecca tra le chiappe. Insomma, un inizio di giornata abbastanza traumatico. Guardate che meraviglia la fioritura del maggio ciondolo. Il maggio ciondolo viene considerato un ebano nostrano, è una legna incredibilmente dura. A me piace sempre ricordare questa cosa del maggio ciondolo, che i chiodi che vengono utilizzati negli antichi tetti per fermare le tampiare, poi sulle quali vengono appoggiate le piode del tetto, sono realizzati in maggio ciondolo. Perché? Proprio perché è una legna durissima e praticamente eterna. Siamo praticamente partiti da Rimella, paese comunità valser, quindi origini antiche di queste comunità germaniche che nel Medioevo sono arrivate sulle Alpi dal cuore dell'Europa per colonizzare delle zone che la maggior parte della gente locale non riusciva a sfruttare e alle quali non era interessata particolarmente. I valser hanno portato le loro capacità, le loro tradizioni, hanno costruito paesi tipici, hanno dato nuova vita a dei posti che sembravano abbastanza proibitivi, quasi impossibili da vivere. E quindi loro vivevano stabilmente, inverno compreso, qui sul posto. E Peter me lo immagino un po' così, un valser moderno, un colono che è venuto qui su questo alpeggio ormai abbandonato da tutti, difficilmente raggiungibile perché comunque il sentiero è parecchio lungo, e con tanta passione sta facendo dei miracoli. Oggi si suda, c'è tanta umidità, sembra di stare in foresta amazzonica. Mentre grondo sudore, vi presento lo sponsor di questo video. E che sponsor? Abbiamo un oggetto davvero molto figo che non sarà assolutamente difficile da presentare. Stiamo parlando del drone più smart, più leggero e più intelligente al mondo. Overair X1, che sta qui dentro. Versione Pro Max, quindi il top di gamma assoluto. Io ho già avuto in passato la versione che registrava in 2K, questo finalmente registra in 4K. È estremamente simile alla versione precedente, le dimensioni sono identiche, è incredibilmente leggero e non fatevi ingannare dalle apparenze perché può sembrare un giocattolino, ma in realtà è una roba davvero molto seria. La struttura è in un materiale particolare che è praticamente indistruttibile, non è la plastichetta che voi toccate e si spacca. Questa può cadere, infilarsi tra gli alberi e resta integra.
La cosa fighissima di questo drone è che si può utilizzare così com'è, cioè lo tiriamo fuori dallo zaino e gli diamo vari tipi di comandi, cioè si può allontanare, fare un'orbita, girarci attorno, seguirci, un sacco di modalità che non vi sto a riassumere in questa breve presentazione perché ci vorrebbe molto più tempo. Quindi lui funziona già così, basta portarsi questo drone e vi fa già delle riprese, vi segue anche. Ma la grande evoluzione sta in questa borsetta. Qui dentro abbiamo questi 3 oggettini. Partiamo da questo. Questo qua è il beacon. Se voi usate il drone più il beacon, il drone avrà una precisione di inseguimento pazzesca, davvero estremamente precisa. I ciclisti, gli sciatori vanno matti per sto drone perché riesce a inseguirli tra le fronde degli alberi senza schiantarsi, in modo estremamente preciso fino a 60 km/h. Quindi già con questo accessorio abbiamo delle performance notevoli in più. Adesso vi dimostrerò comunque delle situazioni pratiche anche oggi, perché secondo me è perfetto per il trekking questo drone, e tutte le riprese che vedrete fatte col drone oggi saranno fatte con questo drone, quindi con Overair X1 Pro Max. Se non ci bastasse questo, basta aggiungere questa parte e il drone si può comandare con un joystick che ha all'interno un accelerometro, quindi noi lo possiamo spostare, muovere come ci pare a noi e il drone seguirà il nostro movimento che gli diamo con la mano. Ma secondo me la cosa più bella in assoluto, cioè per quanto mi riguarda, perché io preferisco nettamente il radiocomando, è proprio questa opzione qui. Aggiungete il terzo pezzo, abbassate le alette, aggiungete gli stick per un comando preciso e da questo momento voi avrete la possibilità di comandare il drone come un qualsiasi drone con comandi manuali. Ha un suo display che ci permette quindi di utilizzarlo così com'è senza collegare lo smartphone, ma nel caso volessimo una ripresa più precisa e più bella, sotto abbiamo proprio lo slot per lo smartphone, lo colleghiamo con un cavetto e lo possiamo comandare così. Che dire, cioè, per me è una figata stratosferica, considerando che tutto questo pesa davvero pochissimo. Il drone peserà sicuramente sotto i 200 grammi, il radiocomando adesso non vi so dire le caratteristiche precise di peso, ma comunque è tutto estremamente leggero, quindi sia che facciate ciclismo, che siate sciatori, trail runner, trekker, questo è il drone che secondo me fa al caso vostro. Comunque lasciamo che sia il drone a parlare, quindi le riprese che vedrete, insomma, sarete voi a giudicarle se vi piaceranno o meno. Considerate che è la prima volta che lo uso,
Siamo quasi, vedo le baite nell'Alpe Vegliana. Sono quasi arrivato, credo. Ragazzi, il sentiero è tostissimo, Peter, davvero tanto di cappello. Ecco, diciamo che sono salito non proprio dalla strada giusta. Ho fatto una diretta. Però siamo arrivati. Permesso? Oh. Buongiorno. Buongiorno. Finalmente siamo arrivati, siamo qua con Peter. Ciao Peter. Ciao Luca, benvenuto. Grazie, adesso ci racconterai un pochino di te, della storia di questo alpeggio, come mai sei venuto dalla Svizzera fino a qua e ci racconti tutto quello che vuoi. Grazie mille. Allora iniziamo subito. Sì, certo. Questa era l'unica baita che aveva ancora un po' di tetto, e dice un po' di tetto perché aveva già un buco.
L'ho visto su internet, non conoscevo Valsesia, non conoscevo Rivella, niente. Ma sono andato tante volte a camminare al sud del Sempione e mi hanno tutte le paesi con tutte le baite, pietre, le tette in piode mi hanno piaciuto e ho sempre sognato di avere una di queste. Io sono del cantone di Berna, ho abitato adesso 36 anni a Frutigen, che è un paese in montagna 60 km sud di Berna, dove sono nato, a Berna città. Allora mia nonna era di questo paese, Adelboden, che forse alcuni conoscevano dal sci, c'è la competizione in gennaio sempre, e la mia nonna mi ha fatto la voglia di essere in montagna. Okay. E da questo ho sempre cercato di essere in montagna, prima dal parte di nord e adesso dal parte del sud. Scusa, Peter, dobbiamo presentare anche lui perché sembra che sì, vuole... sì, non è contento. Questo è il Barry, un bovaro dell'Appenzell. Bellissimo. Cucino del Bernese. Bellissimo. Adesso è tranquillo, quando sono arrivato un po' meno. No, adesso è interessato perché facciamo la video. Il commento, Barry, bist liebe? Quindi questa è la baita principale? Questa è la prima che abbiamo messo in posto, ma non in un momento abbiamo messo, dicevo, prima volta sono venuto qui il 2015, in novembre, con il signore che aveva la baita, che voleva venderla per 2000 euro. Ho venduto. Quindi tu questa l'hai comprata per 2000 euro? Sì, ho detto sì. Okay. Perché penso che sia il record. Fa parte della storia. Siamo venuti in novembre e il signore, che abita a Varallo ma è originario di Rimella, è venuto con me, ma ho visto dopo 10 minuti che non conosceva il sentiero. Non era sentiero, era niente, nulla. Era il bosco sotto, siamo scesi per le pietraie, veramente selvaggio. Guardate la vista che ha Peter da qua sopra. Oggi è nuvolosa, quando è chiaro si vede ancora molto meglio. Davvero spettacolare, una valle aspra e selvaggia, davvero bellissima. Qui è la valle direzione Sant'Anna, Bice Rosso, c'è il Colle Segnara sopra. E qui c'è il Colle d'Orchetta. Sì, di qua vediamo infatti il Pizzo Nonna dove sono salito e lì c'è il Colle d'Orchetta. E della d'Orchetta poi in Valle Anzasca. Allora, abbiamo messo 3-4 anni per mettere in posto. Prima siamo dormiti in tenda, abbiamo fatto un po' lavori dintorno, abbiamo pulito il sentiero, messo punti rossi che si trova. E poi abbiamo messo le piode su perché il tetto era scrollando. Abbiamo messo prima le piode che non scrolla in inverno, poi abbiamo messo un telo di un camione per un anno, ero così improvviso, ma abbiamo già potuto dormire quando abbiamo pulito dentro. Okay. Era 1,5 metri di roba, di pietre, legno, marcia, tutta roba dentro. Abbiamo messo tutto fuori e poi era abitabile di stile vero rustico. Certo. La doccia era il sorgente lì dietro sulla roccia, freddo come tutto. Poi ho trovato un maestro di Fobello, Lorenzo Marchisotti, che è conosciuto in valle, rimette in posto tutte le baite in valle, o più o meno tutte. È venuto qui e lui io chiedo, Lorenzo, puoi fare qualcosa di questa? E mi dice, Peter, è una catastrofe, ma sì, puoi rifarla. Una catastrofe. L'abbiamo fatto. Prima tutto le pavimenti, poi il tetto e per finire da nuovo le vecchie piode lì. Lui è un maestro che sa mettere le vecchie piode perché vediamo quando andiamo sopra. Beh, allora si vede già da qua
estremamente preciso, quindi hai fatto tutto con le piode che ha recuperato qua. Sì, che abbiamo Non è recuperato. stato portato niente. Sì, Bello. perché è peccato bazzarle, è ancora più stupido a mettere in elicottero piode pesante. Sono 15 tonne lì sopra, Sì. un piccolo tetto. Sì, sì. Poi, quando abbiamo messo in posto questa, era ancora altri che hanno venduto i loro terreni. Io ho preso sempre quando qualcuno voleva vendere, ho preso. Quindi tu hai iniziato prendendo questa Sì. e poi pian piano hai preso tutto Sono il resto. venuto altre. Non tutto, perché in totale sono 21. Uh-huh. Era un'Alpe, penso il più grande di tutto Rimella. Questa. Era un'Alpe molto vivo allora. Molto vivo, ma abbandonata negli anni 70. Classico, insomma, sì. come la maggior parte degli Tutto alpeggi. Rimella è andata su da più di 1000 abitanti 100 anni fa, adesso io direi 60 che sono veramente sempre qui. Su 16 frazioni, allora ciascuno ha 3-4 case da tenere. Wow. Questa è la mia stufa. Questo quindi è il tuo salottino, diciamo. Salottino, ma Wow, che ogni bello. tanto che vengono un po' gente puoi dormire anche qui. Bellissimo. Sì. Davvero. Lì questa stufa fa le ultime giorni perché arriva una stufa in pietra olare del Vallese. Bellissimo. E poi il freddo non c'è mai in inverno perché queste sono speciali, vanno lento, ma una volta che sono caldo rimangono. Sì, sì, hanno una grande inerzia, Sì, ci mettono sì, tanto ma rilasciano lentamente. Sì. Bellissimo, molto accogliente, piccolino, rustico, mi piace, proprio bello. Ho lasciato la pietra perché tutto era così. Sì. Lì per essere confortevole ho messo queste pannelli di legno. Sotto non c'è legno, la cucina è solo pietra. Qui c'è un po' di legno e andiamo ancora sopra. Come Paddy, come? Paddy, come? L'arice e questo è lusso pinocembro. Ah, bellissimo. Si sente Ma da tutto profumo. il resto è l'arice. Senta bene, si torna come una meraviglia qui. Immagino. Anche d'estate non è troppo caldo, è perfetto. Tu stai in Italia praticamente Sì, sempre. Ho venduto ormai... la casa in Svizzera, finita la Svizzera. Ah, basta. Tu Sì, ormai basta. ti sei trasferito definitivamente in Mi Italia. piace qui, mi piace la gente, mi piace la cultura, Bene. il tempo, il vino e il cibo. Semplice. E qui all'Alpe Vegliana quanto resti attualmente? Io penso stare qui fino a ottobre. Tu sei in pensione, no? Sono in pensione, ho tempo per fare tutte queste. Da quanti anni sei in pensione, se posso chiedere? Dall'anno 23. Dal 23. E tu qua hai iniziato nel 2015, però, quindi ancora lavoravi? Sì, e... ho ancora lavorato e allora il tempo era scarso da venire. Uh-huh. Già in 23 sono venuto fino a dicembre, sono stato più o meno qui. Posso chiederti cosa facevi di lavoro? Ho fatto un po' tutto, ho studiato storia e geografia, poi non ho lavorato su questo, ma sono andato un anno come osservatore militare in Siria, in 92-3. Poi sono stato alla Croce Rossa Internazionale 4 anni, 2 anni fuori e 2 anni a Ginevra alla centrale. E poi da qui sono andato in Stato Maggiore Generale dell'esercito svizzero come il secondo della sezione diritto umanitario e diritto umano. E poi sono dovuto capo, ho fatto per 12 anni. E per finire ho ancora cambiato, ma sempre alla difesa nel centro
nucleare, chimico, biologico a Spiez, che era molto vicino alla mia casa. Quindi lavoravi eri un militare sostanzialmente, no? Ero un militare come la maggior parte dei svizzeri della milizia, chiamiamo noi, ma sarebbe, non è professione, ma andiamo ogni anno 3 settimane in servizio, così, il sistema svizzero. Poi ho potuto lavorare, ma come funzionario civile. Che bella questa. Questo è un regalo dei miei soldati quando ho fatto questo è il simbolo di Berna, no? il simbolo di Berna. Dietro sarebbe la Svizzera, e poi c'è le stelle alpine. Che bello, bellissimo. E i soldati hanno fatto fare per me, dopo 4 anni di comandante. Era un regalo, ho dovuto piangere perché loro hanno messo loro soldi per fare. Beh, insomma, ha trovato. Regalo. Non era obbligatorio, era dal cuore. Ha trovato il suo posto naturale questa. Sì. Adesso. Questo campanaccio. Insomma. Sotto c'è il San Pietro. Io sono protestante, sì. In Cantone di Berna siamo protestanti, ma il San Pietro deve essere qui perché la prima volta l'Alpe Veliana è in un documento di Milano dell'anno 1031 e si chiamava in questo documento Alpe Valedana Sancti Petri. Allora San Pietro era già lì 1000 anni fa. Quindi tu hai una testimonianza scritta della nascita di questo alpeggio nel 1031. Sì, insieme con Capezzone e San Gottardo, che si chiamava Rotundo nel tempo. Rund, come in Valse si chiamano anche oggi Rund. Queste 3 Alpi erano insieme in questo documento di vendita. Guardate che bello il tetto, fatto risistemare da Peter. Mi stava facendo notare che non c'è alcun legno in vista. Effettivamente guardate anche sotto. Solo le macciociondoli che tengono la neve. Sì. Quelli servono per far spaccare la neve quando poi viene giù. Bellissimo, bellissimo lavoro, soprattutto mantenendo la tradizione, insomma. L'unico che ho cambiato, ho messo una piccola finestra, ma ho detto era già un buco quando ho comprato, allora può essere questa finestra per vedere le stelle. Io ti ho definito un valser moderno. Sì, seconda onda un valser moderno. Questo era cabriolet come tutte le altre, Vedi, cabriolet senza tetto. Andava bene in estate. Sì. Ma c'è un po' di roba dentro. Normalmente rimane tutte le sassi che cadono. Qui abbiamo rifatto il muro. Poi entriamo. Allora questo è per gente come te che arrivano così e puoi dormire. Questo diciamo è un bivacco, hai creato un bivacco per gli ospiti. Sì. Gran bel bivacco. Sarà ancora coperto di legno per essere un po' confortevole, perché se lasci le pietre così c'è il vento che va attraverso. Certo, sì. Qui era già, questo buco era così. Io penso, la mia teoria era per lasciare l'aria per il fieno, ma era un grande buco, allora ho messo una finestra. Probabile, normalmente nelle baite, anche nella mia baita che è rimasta fienile dietro, sopra c'è un buco che io pensavo che fosse un buco, che invece è un buco di areazione quello, quindi probabilmente. Qui era una porta certamente, ma io ho messo questa. Bello, mi piace molto, è estremamente luminoso, poi vabbè questa vetrata, la vista è splendida. Spaziale. Lì vedi la frazione di Roncaccio inferiore, Cenitru con la chiesetta, e lì dietro c'è Cenobru, dove c'è adesso una baita che è aperta ai turisti, Cenobru Hüsch. Quindi se qualcuno volesse venirti a trovare puoi venire, ti può contattare. Meglio contattarmi che so il posto,
poi venire. Io non prendo soldi perché non devo guadagnare in Italia, sono in pensione. Stavo chiedendo a Peter dove prende l'acqua e mi ha spiegato che tramite questa tubazione qua, 1300 metri di tubazione che arrivano là sopra in una zona selvaggia dove c'è l'unica sorgente sotterranea e praticamente lì hai acqua pura tutto l'anno anche durante i periodi di siccità. E hai detto che hai dovuto mettere dei barili per limitare la pressione perché sennò hai troppa pressione in discesa. Vero. Ma domanda, tu la corrente non la usi? No, c'è il solare, un pannello solare, perché sai, mettere una centralina puoi fare, ma che faccio di tutta questa corrente? Non ho bisogno, ho solo bisogno per luce, caricare il telefono e finito, il resto non mi interessa. Se no per attrezzi eccetera c'è ancora di benzina, una Honda che puoi mettere in marcia. Non c'è bisogno di televisione, televisione mia è primo programma qui, secondo qui. Questa è mia televisione. I tuoi canali. Semplice. Questo qua è il questo bagnetto. È il bagno, bagnetto. Ah. Ma il vero bagno è questa, la sauna. Questo è il mio lusso. Posso prenderla in Finlandia. In Finlandia sei andato a prendere. Con la vecchia Volvo lo metto alla guancia e poi traversato in battello verso l'Estonia e in macchina Estonia, Latvia, Lituania, Polonia, Cecchia, Austria per arrivare qui a Rimella. Ma pensa a te. 6 giorni in tutto, 6.000 chilometri. Ma perché sei andato a prenderla lì così? C'è un signore che le fa completo, pronta per l'uso e, che è importante, questa non è una costruzione, questo è un rimorchio. Ah. C'è ancora la targa finlandese. Ah, ok. E per questo non c'è bisogno di permesso di costruzione. Ok. Questo è il mio terreno qui, l'unico che è piatto. Ce la fai vedere perché questo deve essere Sì, davvero andiamo dentro. spettacolare. Qui c'è l'acqua dell'altra sorgente che è vicino alle baite. Nel tempo hanno solo usato questo. Adesso serve per la sauna. Mi scusa, non ho fatto ordine. Ah, non ti preoccupare, tanto. Va così. Stufa di legno. Serbatoio d'acqua, quando lo brucia il legno è calda a 100 gradi. È finito. Bella. Mette 20 minuti e pronta. Raggiunge quindi 80, 90, puoi andare più di 100 se vuole. Perfetto. Ma per me 80 è l'ottimo. Guardate, da queste mura si riesce a percepire la storia di quest'Alpe. Sono bellissime le mura. La storia antica di questo alpeggio che poi tu giustamente mi dicevi, qui hai pochissimi alberi proprio perché gli alberi sono stati poi tagliati dai valser, Sì, quindi sì. l'alpeggio è rimasto così. Per costruzione e per formaggio. Se ricordi 21 baite così, in ognuno una famiglia che fa il formaggio, 1, 2, 3 mucche, questo prende legno. E hanno pulito tutto il prato, è bellissimo il prato qui. Ho iniziato a falciare, prima era il siun come lì, lì vede il siun. Questa erba dura che le mucche non mangiano. Ma se taglia, è un lavoro duro tagliare prima volta, ma una volta che hai fatto, viene il bell'erba. Bellissimo, infatti è tutto il prato fiorito tra l'altro. Sì, sì, sì. Bello. Sono tornati fiori che non erano lì. Bravo Peter, stai facendo questo mi dà, per tutto il lavoro, questo mi... la più grande soddisfazione, no? Dà la soddisfazione al cuore, come a te. Come un bambino, lo stai facendo così, lo stai curando, lo stai cudendo. In Svizzera abbiamo queste Robinson Spielplatz, che vuol dire
parco di gioco Robinson, si mettono un po' di legno, un po' di roba e le bambine possono giocare con questo. Questo è il mio Robinson Spielplatz. Questa è la piazzetta. La piazzetta di Gaudenzio. Questa sarebbe la piazzetta del Gaudenzio o Spazio vom Danz. Vabbè, la piazza, diciamo, dell'Alpe Vegliana quando era viva, la gente Lì, qui hanno parlato un po'. Si chiacchieravano qui. Sì, sì. Tutti mi dicono la vita era molto molto semplice, ma era gioiosa. Lì la gente è venuta solo l'estate, l'inverno nessuno. Ma tu vuoi sistemare ancora qualcuna di queste baite? Prima devo comprarla e poi volevo sistemarla perché per una stalla è perfetta, è grande. E poi fare per il fieno, poi fare il primo Perché piano. tu mi dicevi che vorresti fare i formaggi, quindi vorresti prendere anche qualche vacca, quindi ci stai pensando? L'ideale sarebbe avere un pastore che viene con le sue bestie. Ok. E io metto a disposizione l'infrastruttura che puoi fare. Certo. Puoi venire nel nido pronto. E tu prendi solo un po' di latte per fare poi i tuoi formaggi? Sì, il mio aiuto per fare, mi fa piacere, ma non vorrei le bestie perché sennò sono Certo, attaccato. troppo vincolato. Vabbè, chissà che magari qualcuno guardando il video, no? Decide di questo venire. posto, ma è veramente, vedi, Tu- anche questo è l'Alpe Ebeli lì sotto. E puoi usare anche questo, Poi crescere patate qui, c'è mirtilli, c'è lamponi. Anche bella questa, Lo fieno lo facciamo in luglio. Luglio tagliamo questo. Una volta, non c'è. 10 giorni è finito fino al corno. Solo 10 giorni. Come si dice a Berna? Prost. 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 La prima goccella migliore. Ci voleva una bella birrettina, poi con questa vista qua. Anche il vino va bene. Ma sì, va bene tutto. Anche stasera. Se c'è le... come ti chiami? Le piccole insette che fanno la luce. Le lucciole. Lucciole. Ce ne Ci tantissime. sono tante lucciole. Adesso? Ma Un po' presto. penso ancora 2 settimane. Quando la sera è calda vengono. Da me non si vedono ancora. Qui sei ancora no, più in alto. Tu Quindi. sei più basso, sì sì. Penso 2 settimane poi c'è. C'è come le stelle, vanno sopra la casa. Un miracolo. Qui stiamo gozzovigliando formaggi, zola, vini, birre. Lui è diventato mio amico adesso. Questo è il miele che rimane, ma della Valsesia. Va bene, va benissimo perché abbiamo una toma stravecchia, quindi dovevo portare il mio miele, ma stiamo attendendo che le mie api producano quest'anno. Ti metto su. Io pensavo che fossero ormai carbonizzate, ma no. Questo è il mio cervello. Queste sono Io metto le patate. cottura svizzera abbiamo, cottura svizzera. Questa è la patata di raclette. Colpi veramente forti. E una volta sei dentro l'elicottero. Molto piacevole. E mi hanno messo verso la macchina. Guarda lì. Mi dai bacini adesso? Mi volevi mangiare prima, mi dai bacini?
una bella giornata insieme. Bellissima giornata con Peter. Peter è una persona davvero coraggiosa, perché per risistemare un posto di questo genere, a parte che è un posto veramente da favola, bellissimo, ci ha messo tutto il suo impegno, perché è un posto davvero difficile, è davvero una persona che, insomma, dobbiamo ammirare per quello che sta cercando di fare, per quello che ha fatto, perché far rinascere un alpeggio di questo genere non è da tutti. Ci vediamo al prossimo video. Un grazie a Peter, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciatemi un commentino e un saluto a Peter e alla prossima. C'è il link per l'Alpe. Certo, metto in descrizione le informazioni, perché se volete passare a trovare Peter, ovviamente Peter vi ospita volentieri. È contento, vi ospita volentieri, quindi non siate timidi, venite pure. C'è da mangiare e bere. Venite sempre. Pure. Alla prossima, ciao. Prossima. Allora, adesso Peter, che è... Tu comunque sei un appassionato di cultura e tradizione valser, diciamo. Vero, sì. Dovuto qui sul posto. Quindi... Perché ho visto le cose e ho pensato incredibile. Poi ci sono tutte connessioni, radici, anche se vogliamo, no? Anche linguistiche e così via, quindi... È interessante, vero. Adesso... Il dialetto del luogo, il Teach di Rimella, è considerato tramite i linguisti tedeschi il più antico parlato dialetto tedesco del mondo. Non c'è un po' altro. Come una sorta di nostro latino? Sì, per gli italiani? Sì, per gli italiani latino, per noi tedeschi è la lingua Ticciu di Rimella. E oggi c'è forse ancora 20 persone che la parlano più o meno bene. Quindi Peter adesso ci legge cos'è, un racconto, una poesia? Una piccola storia. Una storia? Si tratta del Rote Kufer. Qui ho posto, che vedi. Ah, quindi è una storia locale proprio? Molto locale. Parlando di quella frana che vediamo qua, lì davanti praticamente. Sì. Quindi questo è un video che sicuramente apprezzeranno la parte di pubblico svizzero e tedesca. C'ho comunque parecchia gente che allora, mi segue. Il titolo della storia è Ve es gveldie hensus chantet ens röt Kuver. Come un spirito malvagio venne cacciato nel Röt Kuver che è lì opposto. Der Jaru dwiberschinch alzit gangut gemmend zvraal machu der Martak. Wart duurschinch em jör chumet es grivar das chomu nachtet. Wann i rivaron zum Steg, es wieb der Rundru isch gangut drenchu. Hans mu gscheit. Tüg, nicht Trencho, warum ist es Nacht? Das Ave Maria hat schon glittet und matsch ist es was bis ins Wasser. Man hat drunkt als Eis. Danach hat es halt en allu Zunge, nicht Eis hat sus mi verstandut. Hanschus warkt in Schmieda in dun Grund und Hanschus glagt ins Bad und sind ganget Gieho der Hiru. Der Hiru ist im Brin gegangen und gesagt, ganget uns alle nun uns wanneje. Und da hat sie uns begegnet und hat mir gesagt, sie helge Wirter, außer dass der Zwieb hat Mürkjat das Gweldje. Dann dro unna Hans als Hirt, warum ist nu wagji der Lado der Telje? Der Hiru hat gescheit Gweldje, nu geist auf das Röt Kuver und wann nu du lasst minen herkommen und schucken in dem, nicht meines Littje hat's blieben unter Schucke. Das jen ist was gebeter dir und gang. Das hier hat mes sogar. Es ist nur ne Lexmanje bet üf erritte Hubu, und het dan uw lex stubelje zerziehen. Wann nu dir kommt en herzuke usse und du weg, man nicht eis het mi hebben jado wann die schon juke. Nu, wann ich ganz krüttu dan üf ins Rötkuver, will go gschin sus noch das man dir das Tribelarte liktjene und das ja affu, euch de Werkmann wann ich ganz üf, Tuetsnen en Weg tra Niru Schache,
Die Schmerz war Verho. Und es ist nicht als mandje. Vilko Ginjus, Maju Ginjus es ni fi na. Warum Vanjes is Ginjus come der Krieg? Allora ti leggo ancora in italiano. Per lei. Domanda, secondo te un tedesco o uno svizzero tedesco Sì. hanno capito? Il nostro dialetto è vicino al vallese, ma le parole sono tanto anziane che anche in vallese Fanno fatica. fatica da capire. Sì. Respirate questa atmosfera medievale, no? Sì, vero, del 1200. Come un spirito malvagio venne cacciato nel Rötkuver. Un tempo le donne andavano tutti insieme a Varallo a fare il mercato. Una volta, durante il ritorno, arrivarono che stava annottando. Quando arrivarono al Madonna del Rumore, la chiesa all'entrata di Rimella, una donna di San Gottardo andò a bere. Le dissero: non bere perché è notte, l'Ave Maria ci ha suonata e nell'acqua ci può essere qualcosa di cattivo. Ma lei beve ugualmente. Dopo comincia a parlare in tutte le lingue e nessuno poteva capirla. L'accompagnarono a Grondo dalla famiglia Schmida, la misero a letto ed andarono a chiamare il parocco. Il parocco scese giù e disse: andate fuori voi tutte, andate fuori tutte di qui. Le diede le sue benedizioni e disse le sue parole sante, finché la donna vomitò un mostriciattolo. Le persone di sotto sentirono tutto perché c'era solo un pavimento di legno. Il parocco disse al mostriciattolo: adesso vai al Rötkuver e da lì non lasciar più venire più sassi addosso a nessuno. Nessuna persona deve restare sotto i sassi. Devi aver cura di tutti. Questo è quanto ti comando e va. E questo è dovuto andare. Era solo un piccolo ragazzo con capello rosso ed aveva lassù una piccola casa per ritirarsi. Da allora sassi ne vennero giù sino alla strada, ma nessuno ebbe più danno da quei sassi. Adesso, quando fanno affar fieno su al Rötkuver, talvolta vedono ancora questo ragazzetto che dà fastidio alla gente, molesta anche i lavoratori quando vanno su, porta via loro roba e i loro propri strumenti da lavoro. E non è un buon ragazzo. Qualche volta lo vedono, ma se lo vedono non è un buon segno, no, perché quando lo vedono arriva la guerra. Cazzo. E per finire devo dire una cosa. Hanno fatto questa stradina che va al Roncaccio inferiore e dopo alcuni mesi un sasso grande come una baita è sceso esattamente da questo Rötkuver, ha distrutto la strada. E questo è vero, ho visto Da io. Rötkuver, quindi da lì. Queste che cadono qui. Ma Allora il tu l'hai visto? piccolo omincolo è sempre inattivo. Tu l'hai visto il ragazzetto? No, non ho visto meno ragazzi. male, va. Anche con le binocchi svizzeri non l'ho visto. Tieni sempre d'occhio. Ma perché esiste. Se lo vediamo vuol dire che Non arriva, l'ho visto, che ma arriva la esiste. guerra, quindi. Sì. Di sti tempi, Peter, tieni d'occhio, facci sapere. Ecco.